Sei quello che fai. Ogni cosa che mangi, bevi, leggi, ascolti, guardi, ogni persona con cui passi del tempo, tutto lascia un segno. E se pensi che le tue scelte siano immuni all'influenza esterna, ripensaci. Se sei una persona di quelle che ancora crede alla storia, che usiamo solo il 2% del nostro cervello, sei rimasta un pochino indietro. Il 30% è attivo solo quando apri gli occhi. Stai usando così tanto del tuo cervello in ogni momento. Esso lavora costantemente per interpretare il mondo e ogni decisione, ogni abitudine lo plasma. Anche ciò che è nel frigo o il video che stai guardando adesso e con chi lo stai guardando. In questo video ti mostrerò come tutto questo sta modellando chi sei. E cosa puoi fare per riprendere il controllo. Ma stai zitto. Il nostro cervello è un sistema in attesa di istruzioni dal mondo. Nasciamo con un cervello incompleto, ma pronto ad imparare. Come ti senti, come pensi, la tua personalità, le tue stranezze, tutto è racchiuso nel tuo cervello. Sei tu e tutto quello che assorbe determina come sarai. Ci sembra di vedere cose, sentire cose e poi semplicemente reagire. Ma non è così. Per esempio, immagina di avere sete. Quindi prendi un bel bicchiere d'acqua. Pensi che adesso lo svuoterai. Butterai giù quella dissetante e fresca acqua e puff, la tua sete sarà placata. Ma c'è un problema. A dire il vero, ci vogliono tra i 10 e i 20 minuti prima che l'acqua entri nel flusso sanguigno e informi il cervello che non hai più bisogno di bere. Nel frattempo, è solo la tua mente a creare l'illusione che la sete sia già soddisfatta. Il tuo cervello crea predizioni basate su ciò che percepisce. Non conosce la distinzione tra cosa è buono o no per lui. Viene costantemente ingannato a credere che ciò che ti viene presentato sia esattamente quello che desideri vedere, conoscere e sentire. Gusto giusto in confezione oro. Sesso caffè. E tu? Di che sesso sei? Sei la dieta che hai scelto di seguire, sei le persone con cui trascorri le tue giornate, sei i contenuti che non scegli di guardare, ma che guardi lo stesso. La musica o i podcast che ascolti, i libri che leggi, sei il prodotto di ciò a cui dedichi il tuo tempo e la tua energia. E forse già lo sapevi, ma non è così scontato ricordarselo ogni giorno e ogni volta che ci mettiamo a tavola, prendiamo il telefono o ci vediamo con qualcuno. Io voglio ricordartelo adesso e se mi dai qualche altro minuto ti spiego come il tuo cervello reagisce in 3 situazioni che affronti ogni singolo giorno. Partiamo con l'intrattenimento che ci viene offerto. Il tuo youtuber preferito sta rovinando la nostra cultura popolare. Che siano i The Jackal, Emalloru, Breaking Italy, Niccolò Balini o Fatto in casa da Benedetta, sono tutti colpevoli. L'intero YouTube è colpevole. Lo so che ci sono andato pesante e magari non è del tutto vero. Forse anche loro sono delle vittime come noi. Vittime di cosa? La risposta è semplice. L'algoritmo. Uno strumento progettato con un obiettivo chiaro. Tenerti qui il più a lungo possibile. E tutti sembrano essere diventati schiavi di questo meccanismo. Titoli esagerati, falsi e ridicoli solo per accontentarlo e farti fare un click. Trattano sempre gli stessi argomenti che il fottuto algoritmo ama. Per ottenere più visualizzazioni, più like, più followers, più soldi. E tu? Anche tu hai un ruolo fondamentale in tutto questo e sai perché? Perché con il tuo click influenzi il fottuto algoritmo. Perché tu sei diventato un consumatore passivo. Un consumatore passivo si lascia trascinare guardando ciò che gli viene proposto, spesso senza riflettere se quei contenuti siano utili o stimolanti. Il consumo passivo è come una dieta disastrosa. È come mescolare cibo spazzatura con verdure sane.
Su YouTube trovi video che vuoi vedere e altri che non hai scelto, ma che guardi lo stesso. Perché? L'algoritmo mischia tutto in modo perfetto. Non c'è per lui una distinzione tra quello che il povero consumatore vuole guardare o non vuole guardare. Il risultato? Guardi sempre lo stesso tipo di contenuti e perdi la capacità di esplorare nuove idee e punti di vista. Che siano su YouTube, Netflix, Prime Video o quello che ti pare, ti vengono riproposte infinite scelte, ma non sei tu a prenderle davvero. Quando consumiamo ripetutamente lo stesso tipo di contenuti, l'algoritmo rafforza questo schema proponendoci materiali simili a ciò che abbiamo già visto. Lo so che già lo sai. Tutti lo sappiamo, ma facciamo finta di nulla. Il cervello diventa meno flessibile nel considerare alternative e senza varietà si abitua a un determinato schema di pensiero. A proposito di cibo, per anni ho avuto il vizio di fare spuntini. Perdevo il controllo facilmente quando mi trovavo di fronte a un bar o in casa c'erano cibi ultraprocessati tipo cioccolatini e merendini vari. E mi giustificavo trovando scuse del tipo: vabbè, mi sono allenato oggi. Oppure: dopotutto mangio abbastanza sano. O ancora: non è che lo faccio ogni giorno. Fino a quando ho iniziato a farlo ogni giorno. Forse non tutti sanno che abbiamo un secondo cervello situato proprio nell'intestino, dall'esofago fino alla fine del tratto intestinale. L'intestino comunica con il cervello tramite segnali chimici, molti dei quali influenzano direttamente il nostro umore e le nostre emozioni. È una connessione bidirezionale chiamata asse intestino-cervello. I segnali viaggiano avanti e indietro lungo un nervo, detto vago, trasportando informazioni, diciamo, abbastanza importanti. Quello che scegli di mangiare non nutre solo il tuo corpo, ma riscrive il modo in cui pensi e provi emozioni. Ecco perché sei quello che mangi. Ad esempio, un eccesso di zuccheri e grassi saturi provoca uno squilibrio, favorendo così una maggiore suscettibilità alle malattie neurologiche e psichiatriche. Sapevo di consumare una discreta quantità di zucchero, ma non avevo idea di quanto fosse realmente finché non ho iniziato a leggere le etichette degli snack che mangiavo ogni settimana. Catroia! E nei momenti di calo energetico mi capitava anche di aggiungere una Red Bull qua e là. E ti svelo un segreto. Lo zucchero non si nasconde solo nelle caramelle e nei dessert, ma viene anche aggiunto ovunque. Cazzo, ovunque. La gente crede ancora all'innocenza dei prodotti zero zuccheri o sugar free. Zucchero infatti è un termine generale per descrivere una classe di molecole chiamate carboidrati. Glucosio, fruttosio, saccarosio, maltosio, lattosio, destrosio, galattosio, ribosio, xilosio, trealosio, sorbitolo, mannitolo, xilitolo, eritritolo, maltilolo, raffinosio, stachiosio. Sono tutte forme di zucchero. Quando si tratta di ciò che mordi, mastichi e ingoi, le tue scelte hanno un effetto diretto sull'organo più potente del tuo corpo. Sapevi che un microbiota sano è associato a una migliore gestione dello stress e un rischio ridotto di ansia, depressione e altri disturbi cognitivi? Le famose farfalle nello stomaco, anche dette decisioni istintive, sono spesso guidate dall'intestino e possono essere particolarmente potenti. Quando provi un'emozione come felicità o rabbia, non si tratta solo di quello che succede nella tua testa. Il cervello invia segnali all'intestino che risponde modificando il suo ambiente. Questi cambiamenti vengono poi codificati e rispediti al cervello. Ogni volta che scegli cosa dare al tuo corpo, non stai solo influenzando la tua salute fisica, stai scegliendo chi vuoi essere. Forte, lucido, sereno o stressato, stanco e infelice. Decidi tu. Ecco un'altra verità che spesso ignoriamo. Il tuo ambiente o ti spinge avanti o ti tira indietro. Le persone con cui passi il tuo tempo, amici, familiari, colleghi, hanno un impatto enorme su di te. Pensaci un attimo. Hai mai trascorso tempo con qualcuno che si lamenta di continuo, trova scuse o dice che la vita è ingiusta? Quella negatività è contagiosa. Ti fa dubitare di te stesso, ti porta a ridimensionare i tuoi obiettivi. Il pensiero delle persone intorno a noi si infiltra inevitabilmente nella nostra mente, influenzandoci più di quanto immaginiamo. Puoi essere una persona buona, ma se ti trovi nell'ambiente sbagliato, rischi di essere trascinato giù. Puoi avere un seme pieno di potenziale, ma se non viene piantato in un terreno fertile, non potrà mai crescere e diventare ciò per cui è stato creato.
Non è questione di chi conosci, ma di chi diventi grazie a chi conosci. Devi essere consapevole e selettivo su con chi investi il tuo tempo, la tua energia e la tua attenzione. Le persone sono contagiose. Diventerai come quelle con cui ti associ continuamente. Quando frequenti le stesse persone, visiti gli stessi luoghi e ripeti le stesse abitudini, sempre allo stesso momento, non è più la tua personalità a creare la tua realtà personale. Ora la tua realtà personale sta influenzando o creando la tua personalità. Il tuo ambiente sta davvero controllando il modo in cui pensi e ti senti inconsciamente. Ogni persona, ogni esperienza lascia una traccia nel tuo cervello, influenzando il tuo modo di vivere e di percepire il mondo. Ora torniamo all'esempio del bicchiere d'acqua. La mancanza di acqua non si manifesta subito come sete, si manifesta come affaticamento, stanchezza. E sai cosa ti succede? Ti convinci che per sentirti meglio ti serve un caffè. Spesso il senso di insoddisfazione, infelicità, rabbia o apatia non deriva dalla mancanza di qualcosa. Deriva dalla nostra incapacità di riconoscere ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Rifletti. Chi sono le 5 persone con cui trascorri più tempo? Ti aiutano a crescere o ti bloccano? Quando sei circondato da persone che pensano in grande e credono in te, anche tu inizi a pensare in modo diverso. Io mi sono reso conto che passavo troppo tempo con persone che non erano allineate con il futuro che volevo. Non erano cattive persone, semplicemente non stavano andando nella direzione in cui volevo andare. Quindi ho preso una decisione. Ho iniziato a cercare persone che erano già dove volevo essere. Era molto scomodo all'inizio, ma più mi circondavo di queste persone e più mi accorgevo di crescere. Se la tua cerchia non ti motiva, non ti ispira o non ti spinge a migliorarti, è il momento di rivalutare chi scegli di avere accanto. Se sei il più brillante del tuo gruppo, allora il tuo gruppo è troppo piccolo. Cosa mangi e bevi durante la settimana? Come ti fa sentire? Se sei come me e hai davvero poco controllo, l'unica soluzione efficace è cambiare radicalmente il tuo ambiente. Non puoi mangiare ciò che non compri. E quello che hai già deve sparire. Quanti contenuti guardi solo perché te li suggerisce un algoritmo? Puoi scegliere senza. E non sto facendo una distinzione tra video di intrattenimento e di apprendimento, perché ovviamente c'è il momento e il luogo per l'una o l'altra categoria. But now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. È ok guardare contenuti passivamente alle volte, ma deve essere una tua scelta. Io ho capito che molti contenuti che guardavo stavano alterando i miei pensieri e limitando la mia creatività. La dieta che avevo influiva negativamente sulla mia energia fisica e mentale. Mi sono reso conto che passavo troppo tempo con persone che non stavano andando nella direzione che volevo prendere. Perché il mio problema non era la mancanza di caffeina, ma la mancanza di acqua. Mi lasciavo continuamente trasportare dall'ambiente in cui mi trovavo. Hai bisogno di tempo per comprendere cosa il corpo e la mente vogliono davvero, e cambiare ciò significa essere più grande del tuo ambiente. Significa dare la direzione che vuoi ai tuoi pensieri, perché può cambiare tutto. Sta a te sceglierlo. To belong when I'd already known that you would be there when the rains are gone, like a light